Blockchain, virtual reality, realtà aumentata, intelligenza artificiale non sono più tecnologie così lontane dal mondo dell'arte. In particolare l'intelligenza artificiale sta trovando il suo spazio sempre più alla portata di artisti, galleristi e collezionisti. Ma collezionare arte AI è possibile? Scopriamo come. Lo scorso 6 marzo Sotheby's ha battuto all'asta a Londra l'opera creata dallo scienziato informatico tedesco Mario Klingerman. Il lavoro è stato aggiudicato per 40.000 sterline. Una cifra decisamente inferiore rispetto a quella venduta a ottobre dal 2018 da Christie's, ma che comunque ha permesso di stabilire che collezionare arte AI di intelligenza artificiale è possibile e l'interesse da parte del mondo del collezionismo è vivo. Ma prima di iniziare a collezionare arte dell'intelligenza artificiale, scopriamo quale documento non deve mai essere tralasciato. L'intelligenza artificiale permette all'artista di realizzare 2 tipologie di opere. Le prime riguardano i lavori realizzati dall'artista stesso con l'ausilio dell'intelligenza artificiale. Invece i secondi riguardano le opere realizzate autonomamente dall'intelligenza artificiale. Nel primo caso la tecnologia viene vista come uno strumento che l'artista utilizza per creare le opere. Essendo un'opera creata dall'uomo e non dalla macchina, ecco che queste opere, come tutte le altre create con altri medium, dovranno essere accompagnate dal certificato di autenticità e da tutto il corredo documentale che riguarda la provenienza. Nel secondo caso, invece, sono chiamati Computer Generated Works. E qua la questione si fa più complicata, in quanto questa tipologia di opere sono realizzate autonomamente dall'intelligenza artificiale e tramite algoritmi di machine learning. In questo caso l'artista incide solo nella fase di apprendimento del sistema, impostando criteri operativi e un database fotografico della macchina. I dati così forniti vengono poi rielaborati dalla macchina stessa, che realizza nuove opere inedite. Essendo quindi il certificato di autenticità un documento che va ad attestare la paternità di una determinata opera, il collezionista dovrà conoscere se per l'opera che desidera acquisire ci siano problematiche sul diritto d'autore e conoscere quindi a chi spetta la titolarità dei diritti. Di queste tematiche e problematiche ne ha parlato dettagliatamente l'avvocato Angela Saltarelli dello Studio Chiomenti grazie a un'intervista di Art Rights, in cui si evincevano le differenze anche di Stato in Stato. Infatti, in alcuni paesi di common law, come Hong Kong, Inghilterra, India, i diritti d'autore sono attribuiti al programmatore. Invece, in Europa e in Italia, l'attuale quadro giuridico non sembra consentire che dai computer generated works possano sorgere i diritti d'autore. In questo caso il certificato di autenticità per il computer generator works sembrerebbe perdere di importanza in quanto espressione del diritto morale di paternità, non spettante chiaramente ad una macchina, e potrà invece essere rilasciato dal soggetto che sarà riconosciuto autore delle opere. Le modalità per collezionare arte AI sono ancora incerte, ma resta un fatto: il certificato di autenticità rimane il documento che dovrà sempre accompagnare le opere più innovative. Quindi risulta evidente come anche la tecnologia e anche i certificati di autenticità dovranno evolversi e trovare nuovi sistemi e nuovi modi per autenticare queste fantastiche opere.